Ciao, oggi vi porto con me a Peschici, la Santorini del Gargano, un angolo incantato della Puglia. Passeggeremo insieme tra i labirinti del centro storico, tra botteghe artigiane, profumi di cucina tradizionale e scorci mozzafiato che lasciano senza fiato. Siete pronti? Siamo appena giunti alla stazione di Calenella con il treno. Da qui per raggiungere Peschici è necessario proseguire con un breve tratto in pullman. Pernottiamo a B&B Fico d'India, a pochi passi dal centro. Le camere, arredate in stile mediterraneo, sono curate e accoglienti, con un terrazzino da cui si può godere di una splendida vista sul mare Adriatico. Il borgo di Peschici sorge su una collina e fa parte del Parco Nazionale del Gargano, un'area protetta, ricca di biodiversità e paesaggi suggestivi. Famosa per le sue spiagge e per la qualità delle acque di balneazione, Peschici è stata più volte premiata con la bandiera blu. Tra le stradine del centro, le botteghe raccontano storie antiche. La prima tappa è da Fra Michele. Le sue mani, guidate dalla memoria e dall'amore per la tradizione, modellano l'argilla come fosse un racconto. Ogni oggetto è un frammento di identità, un gesto che parla di radici, di passione, di artigianato vero. Passeggiando ci lasciamo guidare dai vicoli e dalla voglia di scoprire. In questo vagare ritroviamo il piacere di osservare, di rallentare, di lasciarci stupire dai dettagli. La scoperta continua, ma con la pancia piena, pausa a pranzo obbligatoria. Nella parte alta del borgo la vista sulla costa è mozzafiato. Tra i murales colorati le coppie lasciano lucchetti come promessa d'amore eterno. Un'eccellenza del borgo è la gelateria Michel. Qui troviamo un gelato di altissima qualità, con una vasta scelta di gusti originali e ricercati, premiata con i 3 coni del gambero rosso. Incuriositi, entriamo in questo negozio, dove è possibile ammirare un antico frantoio del Settecento, perfettamente conservato. Il castello, costruito dai Normanni intorno al 970, oggi ospita un suggestivo museo delle torture. Arroccato su una rupe a picco sul mare, serviva a difendere la costa dalle incursioni saracine. Offre una vista spettacolare e conserva tracce di epoche diverse, dai Normanni agli Aragonesi. Il suo fascino antico e la posizione panoramica lo rendono una tappa imperdibile. Verso sera il cielo si colora e il panorama diventa ancora più bello. Pian piano il centro si anima, si accendono le luminarie, la gente arriva per cenare nei ristoranti che propongono cucina tipica pugliese e si intrattiene dopo cena tra i vicoli del borgo antico, fermandosi nelle piazzette dove spesso si tengono spettacoli musicali. Poi ci fermiamo in una paposceria e vediamo da vicino come viene preparata. Si parte dall'impasto, che viene steso a mano fino a ottenere la forma allungata tipica. Poi si passa alla prima cottura nel forno a legna. Mentre cuoce si gonfia e prende quella consistenza leggera e croccante. Una volta fuori dal forno si aggiungono i primi ingredienti, come salumi, formaggi o verdure, e si rimette dentro per completare la cottura. La vera promozione del Gargano. Alla fine si aggiungono gli ultimi ingredienti freschi e un filo d'olio del Gargano, una vera goduria. E con la paposcia si conclude la nostra giornata a Peschici. Se passate da queste parti, provatela, ne vale davvero la pena. Di buon mattino, Peschici si risveglia lentamente. Il centro storico, arroccato sul promontorio, si illumina di riflessi dorati. Un dedalo di vicoli stretti, dove il bianco delle case crea giochi di luce e ombra sulle pareti.
Passeggiando tra queste stradine si ha la sensazione di entrare in un tempo sospeso, dove ogni angolo racconta una storia. Le scalinate in pietra, le porte colorate, le finestre fiorite sono dettagli che parlano di tradizione e di vita quotidiana. Qui il ritmo è lento, quasi meditativo. Camminando tra i vicoli si arriva alla chiesa di Sant'Elia, discreta e raccolta, immersa nel silenzio. Arriviamo al forno Il Fornarello di Peschici per scoprire come da generazioni qui si custodisce l'arte dolciaria della tradizione pugliese. Ad accoglierci c'è la signora Lidia insieme al marito Gaetano e al figlio. Con gesti sapienti e un sorriso genuino ci mostrano come nascono i loro taralli tipici aromatizzati all'anice, realizzati con farina, lievito madre, uova, zucchero e olio. Hanno una forma inconfondibile, a cancelletto, e raccontano tutta la semplicità e la bontà della tradizione. E poi ci sono loro, le cartellate pugliesi, vere protagoniste delle feste natalizie. Tutto viene cotto in un forno rigorosamente a legna che sprigiona un profumo irresistibile, un profumo che non si può descrivere e a noi non ci resta che assaggiare. Poi ci dirigiamo in un luogo sospeso, tra mare e cielo, il Trabucco da Mimì, a Punta San Nicola. Un'antica struttura in legno, un tempo utilizzata dai pescatori per calare le reti, oggi trasformata in un ristorante unico nel suo genere, gestito con passione dalla famiglia Ottaviano da ben 4 generazioni. Il Trabucco conserva intatta la sua anima marinara. Seduti su tavoli di legno, affacciati direttamente sugli scogli, ci lasciamo avvolgere dal suono delle onde e dai profumi della cucina. Qui si viene per il tramonto, per la buona cucina e i suoi piatti rivisitati, ma soprattutto per vivere un'esperienza fuori dal tempo. E così, tra le reti di Mimì e il canto del mare, Peschici ci saluta, ma il suo profumo di salsedine, i suoi tramonti e la sua anima resteranno per sempre con noi. Bene amici, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un like, lasciate un commento e iscrivetevi al mio canale per non perdere le prossime avventure. Ciao!